Chelsea-Inter 1-1, l'ultima amichevole di questa preparazione estiva in cui è stato sollevato l'allarme infortuni, troppi acciacchi, alcuni preoccupanti, altri meno, che stanno accendendo la discussione tra tanti tifosi anche in chiave mercato, perché c'è la preoccupazione da parte di molti tifosi sulla profondità di questa rosa, soprattutto in alcuni reparti con giocatori over 30, di cui in tanti, da quello che leggo, non si fidano. E allora in questo contenuto di oggi parliamo proprio di questo, parliamo del mercato con degli incastri e delle notizie proprio di questi minuti, di queste ore che vanno tenuti d'occhio assolutamente, e degli spunti che sono arrivati anche da questo ritiro estivo in vista della partita di sabato, ovvero il debutto in campionato contro il Genoa con l'Inter che parte con lo scudetto sul petto. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno qui su Passione Inter. Oggi parliamo un mix di campo e mercato, partendo però dagli infortuni, come detto, perché l'Inter contro il Chelsea ha fatto una buona prestazione pur presentandosi con tante assenze. Bastoni, partiamo da lui, va in panchina, quindi in teoria a disposizione, ma in realtà non è stato impiegato perché ha faticato. Niente di preoccupante, un carico di lavoro importante in questa preparazione estiva che ha portato Inzaghi a non schierarlo. Un po' la stessa cosa che è avvenuta con Cialanoglu, che però a differenza di Bastoni non è nemmeno partito per Londra, è rimasto nel piano Gentile, ha continuato a lavorare per riprendersi al meglio, ma né Bastoni né Cialanoglu ad oggi preoccupano in vista della gara contro il Genoa, per cui dovrebbero esserci. Così come ci aspettiamo anche un Lautaro Martinez che non abbiamo ancora visto dal suo rientro anticipato dalle vacanze. Nelle prossime ore arriverà anche l'annuncio ufficiale del rinnovo del suo contratto, stanno ultimando tutti gli ultimi dettagli anche social per questo grande annuncio molto molto importante. Lautaro è rimasto da piano Gentile per non perdere giorni di allenamento, per continuare a lavorare, per mettere benzina nel serbatoio in vista della partita di sabato che oggi è nel mirino, per cui si candida ad esserci anche lui, così come Taremi e Arnautovic, che sono sicuramente più indietro oggi dal punto di vista fisico rispetto agli altri. Hanno avuto loro sì un infortunio da tenere d'occhio, però secondo le ultime notizie tra martedì e mercoledì dovrebbero essere in gruppo e quindi almeno per la panchina sabato dovrebbero esserci, se Inzaghi appunto deciderà di portarli, oppure vedremo se ci sarà una via ulteriormente precauzionale magari di rimandare il rientro, però in teoria dovrebbero esserci. Mentre per Zelinski bisognerà aspettare un po' di più, obiettivo Lecce o Atalanta tra seconda e terza giornata. Per De Vrij invece un po' più là, l'Atalanta probabilmente come terza giornata, quello è l'obiettivo per il ritorno di De Vrij. Una lista di giocatori tutti molto pesanti comunque nel piano Inter, nel progetto Inter, per cui per molti è il caso di far suonare il campanello d'allarme su questa condizione, su questi discorsi e quindi anche sul mercato. Io credo in realtà che sia un qualcosa di prevedibile, intanto perché è cambiata per forza di cose la preparazione estiva dell'Inter, una preparazione che deve tenere in considerazione una stagione che inizia il 17 agosto e potrebbe finire, se tutto va bene, il 15 luglio dell'anno prossimo, perché ci auguriamo di andare fino in fondo al Mondiale per Club e il Mondiale per Club si giocherà fino al 15 luglio, per cui significa una stagione di 11 mesi da dover preparare. E infatti non a caso tanti come Zelinski hanno detto che è stato fatto un lavoro che lui non aveva mai fatto in vita sua in termini di preparazione e di pesantezza, ecco, degli allenamenti, in un'estate in cui tra l'altro la preparazione è sempre un po' particolare quando si arriva dalla Coppa America e dagli europei. L'Inter ha avuto il maggior numero di giocatori impiegati rispetto a tutte le altre squadre europee in queste competizioni, sono arrivati tutti scaglionati in momenti molto diversi, non è una preparazione così lineare, così tranquilla e pulita come quelle che hai potuto fare per esempio l'anno scorso, per cui qualche intoppo secondo me è inevitabile. Giustamente però qualche riflessione bisogna farla. Intanto in vista della gara contro il Genoa, Sommer l'ho visto molto bene contro il Chelsea, credo che questa anche concorrenza con Martinez, lui è un professionista esemplare, c'erano pochi dubbi secondo me su Sommer, la sta prendendo bene, si è visto subito reattivo e molto forte, per cui titolare tra i pali. Immagino Bastoni, se non ci saranno intoppi a sinistra, Acerbi al centro, visto che non c'è De Vrij, a destra il vero principale ballottaggio secondo me, perché Pavard è apparso un pochino indietro, mentre Bissac oggi, correggetemi se sbaglio, in una classifica dei top, ecco, di questo precampionato, direi che Bissac è quello che mettiamo più in alto, è quello che ha catturato un po' di più l'occhio e che ha fatto meglio e che ci ha messo tanta voglia, anche perché ha iniziato la preparazione dall'inizio, quindi sicuramente dal punto di vista fisico è più avanti, ma su Bissek poi ci torniamo, quindi questo ballottaggio qui. Poi sulla destra immagino Darmian,
sul quale continuo ad avere anch'io dei dubbi lì sulla destra, ma poi magari ne riparliamo. A sinistra Di Marco, centrali Barella, Cianoglu, Mkhitaryan sono i fedelissimi di Inzaghi, che davanti può contare su Thuram, che abbiamo visto bene contro il Chelsea, e poi si apre il toto secondo nome per l'attacco, perché se Lautaro Martinez in questa settimana conferma i progressi fisici di cui si sta parlando in queste ore, è chiaro che si candiderà ad un posto al primo minuto, magari poi sostituito al 60° o giù di lì. Però c'è anche da dire che c'è questa incognita Correa di un giocatore che è fuori dai piani dell'Inter, che entro fine mercato sarà fuori dall'Inter, ma fino a qui Inzaghi lo ha schierato sempre nelle amichevoli, e con Thuram ha fatto vedere comunque una discreta sintonia nella gara contro il Chelsea, soprattutto in occasione del gol, con l'ottimo assist che fa Correa per il grande gol di Thuram, per cui chissà che a questo punto contro il Genoa Correa non possa partire dall'inizio e poi magari sfrutti Lautaro a gare in corso, se non è ancora al top della condizione. Quindi questi secondo me sono i dubbi, in assenza di Taremi, che fino allo stop era stato il migliore anche in termini realizzativi in queste amichevoli. Ci metto anche Carlos Augusto io, nei giocatori che mi hanno catturato l'occhio in questa preparazione, e quando gioca da quinto lo vedo più presente in fase offensiva, dove quest'anno secondo me farà dei numeri migliori rispetto alla scorsa stagione. Questi sono secondo me un po' i migliori, fatemi sapere i vostri ed eventualmente anche i peggiori se ce ne sono stati. Come ci arriviamo dunque a questa partita contro il Genoa? La partita col Chelsea, come ho detto anche nel commento post partita, a me personalmente ha un po' rassicurato e ha ridato più serenità in vista della gara contro il Genoa, perché comunque ho visto una condizione fisica in crescendo, una condizione fisica in miglioramento, e questo era molto importante, poter sbloccare le gambe, perché poi gira meglio anche la testa e gira meglio tutto il gioco dell'Inter. E un gioco che, l'ho sempre detto, l'Inter è un gioco collaudato, quindi per forza di cose secondo me parte avvantaggiata rispetto agli altri, perché hai già delle basi solide. Tante squadre rivali le vedo ancora indietro nella costruzione della loro identità di gioco, e quindi secondo me noi partiamo inevitabilmente un po' davanti in questo, con la possibilità di ritrovare giusto la condizione, sai già quello che devi fare in campo, le prime giornate pronti via, vai quasi a memoria. Sicuramente c'è qualche lacuna difensiva ancora, questo è stato uno dei temi di questo precampionato. Abbiamo subito troppo in termini non tanto di gol, ma quanto proprio di occasioni che abbiamo fatto, che abbiamo lasciato comunque agli avversari. Qualcosa da sistemare in termini di equilibri e di distanze. Secondo me anche qui la condizione fisica sarà importante da ritrovare per sistemare questa cosa. In generale però appunto ho visto un Inter in crescendo che, soprattutto nella gara contro il Chelsea, ci ha fatto rivedere di poter essere pericolosa davanti, soprattutto se poi rimettiamo al centro gli attaccanti titolari. E io credo che Lautaro Martinez, con le sue caratteristiche anche di diciamo come va ad insidiare i difensori, libererà molti spazi per gli inserimenti, per Thuram e non solo. Quindi già questo ci darà un altro boost importante. È stato il precampionato del tema Bissek, che ne abbiamo parlato tantissimo, si è acceso un dibattito enorme in queste ore. Non pensavo, perché ho letto diversi commenti anche sotto il nostro ultimo episodio, dove addirittura qualcuno mi ha scritto ma come fai a fare questo lavoro e non accorgerti che Bissek deve fare il quinto? Oppure, vabbè, ci sono stati commenti che meriterebbero anche la censura, però su Passione Inter lo sapete, siamo aperti al confronto, quindi lasciamo tutto, ad eccezione di quelli che YouTube cancella automaticamente perché vanno oltre. Su quello noi non possiamo fare nulla, ci pensa YouTube. E io ragazzi, cioè, rispetto l'opinione di tutti, ma anch'io ho un'opinione, la mia la esprimo in maniera educata, la dico e ci confrontiamo. La mia opinione rimane quella, ovvero che su Bissek continuo a vederlo difensore, e anche Pavard comunque fa lo stesso ruolo con la stessa attitudine di Bissek, e a buttarsi in avanti. Anche Pavard ci arriva molto. Io penso che Bissek, con tanto spazio davanti, con tanto campo davanti, come quello che ha quando gioca da terzo, possa incidere molto di più che se spostato in altri ruoli più avanti. Per me, potenzialmente, Bissek oggi ha tutto il potenziale per diventare un centrale molto interessante, cosa che ha fatto anche con la Germania, per esempio. Oggi è ancora indietro nelle letture difensive, lo abbiamo visto anche nell'amichevole contro il Chelsea, però ecco, diciamo sempre di far lavorare, di far crescere, eccetera.
diamogli allora la possibilità, lavoriamoci, facciamolo crescere lì in quel reparto lì, anche perché un difensore così, con quelle caratteristiche, se ci lavori lo fai diventare un top in Italia, diventa veramente raro, no, da poter trovare. Come ha detto anche Beppe Bergomi, che per me rimane il miglior opinionista in Italia in assoluto, e lo ascolto sempre con grande interesse. Quindi per me oggi è ottimo da terzo, che in questo momento è il suo ruolo. Ci si può lavorare anche negli altri ruoli della difesa. L'obiezione che alcuni mi fanno è: però se c'è Pavard davanti giocherà poco e quindi lo puoi spostare in altri ruoli per farlo giocare di più. È una lettura che ci può stare, ma non sono d'accordo anche qui, nel senso che uno, servono giocatori in ogni ruolo, servono più giocatori in ogni ruolo del campo, perché la stagione è molto lunga e Bissek sicuramente avrà più spazio dell'anno scorso, anche se davanti c'è un Pavard che per me quest'anno farà un passo in avanti in termini di rendimento. Seconda cosa, stiamo parlando comunque di un giocatore dal grande potenziale, molto interessante, ma ecco, andiamoci un attimo cauti, nel senso, non è che se vai in panchina qualche partita stai tenendo in panchina Franco Baresi o stai tenendo in panchina Avie Zanetti, quindi altrimenti questo discorso per Bissek varrebbe anche per Carlos Augusto, perché anche Carlos Augusto ha potenziale, può fare più ruoli, ha fatto molto bene secondo me in questo precampionato, perché non lo proviamo a destra, dove può magari rientrare col mancino, visto che a sinistra c'è Bastoni che è difficile da togliere e Di Marco che è difficile da togliere. Ecco, siccome secondo me sia Di Marco che Bastoni verranno spesso sostituiti, sia Pavard verrà spesso sostituito, allora anche Bissek ha senso che rimanga lì a fare da backup, secondo me, perché di spazio ne avrà. Poi molti criticano Darmian in queste ore. Io ho espresso dei dubbi anche all'inizio di questo contenuto, ma dal giorno 1 di questo mercato sul Darmian da quinto. Però se Inzaghi ci punta ancora in quel ruolo lì è perché evidentemente qualcosa ci ha visto, e non a caso la combinazione col quinto che rimane più bloccato e libera lo spazio per l'inserimento del terzo da dietro che si alza è una cosa che vedevamo molto anche l'anno scorso e stiamo rivedendo anche adesso con dei risultati interessanti in queste amichevoli, per cui i ruoli non sono così statici come in tanti dicono, ma sono molto fluidi, soprattutto nell'Inter di Inzaghi. E comunque Darmian, anche nell'amichevole contro il Chelsea, un calcio di rigore se l'era preso. Poi non si sa perché non è stato dato, ma se l'era preso. Comunque, ecco, non che Inzaghi sia perfetto, non che Inzaghi non commette errori, però qualcosina credo, ecco, che abbia dimostrato di capire nella gestione della sua squadra. E questo mi collega anche al tema del mercato, perché c'è un po' di fermento strano in queste ore del mercato, lo approfondiremo poi anche in un nuovo contenuto nelle prossime ore. L'Inter, è stato detto, dichiarato più volte, vuole un difensore mancino. Questo è quello che continuano a dire e ad oggi, tra l'altro, il difensore mancino potrebbe essere anche l'unico e ultimo colpo, quindi, di questo mese di agosto, perché è arrivato questo confronto tra Arnautovic e l'Inter, un confronto in cui l'Inter avrebbe chiarito ad Arnautovic che partirà dietro nelle gerarchie d'attacco, quindi sarà il quarto attaccante nelle gerarchie, e Arnautovic non sembra essersi scostato più di tanto, ecco, dalle sue volontà dopo questa comunicazione, nel senso che parto quarto, va bene, comunque voglio rimanere all'Inter. Questo sembra essere stato un po' il risultato di questo confronto, e la Gazzetta dello Sport dice che se Arnautovic non parte, comunque l'Inter potrebbe fare un quinto attaccante giovane, come Vanat, l'ucraino della Dinamo Kiev. Io continuo ad oggi a crederci poco, sia per motivi di liste che per motivi economici, perché se non dobbiamo aumentare più di tanto il costo squadra, già col rinnovo di contratto dei big che hai fatto ti devi liberare di Correa, altrimenti stiamo già aumentando il costo squadra. Se in più ti tieni Arnautovic e aggiungi un difensore mancino, un attaccante, il costo squadra va ancora più su, quindi lo vedo difficile. Poi un'altra considerazione che stavo facendo oggi in redazione: l'anno scorso di questi tempi, più o meno, all'Inter arrivavano due giocatori come Quadrado e Sanchez che non hanno dato un grande impatto sul campo, va bene, ma al di là di quello che hanno dato sul campo, li hai presi con un'idea, cioè sei andato a prendere in questa fase del mercato due giocatori che potevano darti imprevedibilità anche a gara in corso, anche per mezz'ora, per dire. E oggi l'Inter non ne ha di giocatori così. C'è Buchanan, che però è infortunato, rientrerà a novembre e bisogna vedere se Inzaghi ci punterà. Ad oggi però dei giocatori così non ce li hai. E il ragionamento che stavo facendo allora è: vista la duttilità dei vari difensori e all'occorrenza anche di Darmian, non potrebbe essere un'idea magari quella di gestire la difesa così,
con i titolari e delle soluzioni jolly, con la possibilità di spostare Carlos Augusto, di spostare Bissek, di spostare Darmian, eccetera, per puntare magari su un altro giocatore più imprevedibile davanti, cioè un giocatore che possa essere magari un esterno o addirittura anche un attaccante aggiunto all'occorrenza, o magari che possa fare entrambe le cose, ecco, o un esterno o un attaccante o uno che fa entrambe le cose. E per esempio stanno tornando a girare in queste ore qualche voce su Ndoye del Bologna, che va tenuto d'occhio, perché Ndoye all'Inter piace tanto, ve lo abbiamo detto più di un mese fa, perché il Bologna tramite degli intermediari ha già sondato il mercato per cercare un nuovo esterno offensivo, quindi qualcosa probabilmente sta succedendo. E Ndoye secondo me sarebbe perfetto per fare il quinto, con delle caratteristiche molto interessanti, ma può fare anche l'attaccante, come in parte ha fatto anche con la Svizzera, come nasce un po' anche offensivo. Un giocatore con dribbling, con corsa, finalizzazione, qualche problemino, ma ci sta lavorando, ma molto interessante. Poi qualcuno sicuramente proporrà di nuovo Chiesa, che però la Juve sta cercando di evitare in ogni modo che venga all'Inter sia a ora che a zero tra un anno. C'è poi questo Dybala che torna sempre, ma penso che sia molto attratto dall'offerta pesante che sta ricevendo dall'Arabia Saudita, quindi attenzione a quello. Però ecco, un jolly più che altro per la doppia casella che fa l'esterno e anche l'attaccante aggiunto, magari. Che ne pensate? Può essere la soluzione definitiva rimanendo così in difesa? Lo chiedo a voi, detto che secondo me ad oggi per me continuano a ragionare su un difensore perché l'obiettivo è sempre quello di avere 2 giocatori in ogni casella e non ricorrere a soluzioni di emergenza. So che molti non saranno d'accordo, ma io ritengo comunque che si stia discutendo di rifiniture di una rosa che comunque è già forte, che oggi è già molto credibile. Oggi l'Inter per me parte ancora davanti alle altre e non penso che sarà il mercato degli ultimi 20 giorni, anzi meno di 20 giorni, a cambiare queste situazioni e queste gerarchie, perché penso che dipenderà per l'Inter almeno tutto, soprattutto dalla testa. Se l'Inter c'è con la testa e non sbaglia la stagione, parte davanti. Poi qualcuno mi dice che non ci siamo rinforzati perché Mkhitaryan, Darmian, Acerbi o Sommer sono più vecchi di un anno rispetto all'anno scorso. Posso essere d'accordo su questo, ma anche qui fino ad un certo punto, nel senso che intanto potranno essere gestiti con le rotazioni, perché le alternative ci sono. Poi non è detto che avranno un crollo netto quest'anno, magari potrebbero confermarsi per un'altra stagione ad alti livelli e comunque per dei giocatori più vecchi di un anno ci sono anche dei giocatori come Bissek, come Carlos Augusto, come Frattesi che hanno un anno in più di Inter e soprattutto di Inter di Inzaghi e possono essere inseriti meglio quindi in questa squadra e anche questo secondo me va messo sulla bilancia quando si fanno le considerazioni. Io sono fiducioso nonostante un debutto che ci aspetta complicato secondo me a Genova, perché il Genoa avrà tanti assenti, avrà una squadra ancora tutta in costruzione ed incompleta, ma Gilardino è molto attento alla fase difensiva, alla difesa in generale e proverà ad ingabbiarci, per cui se non saremo lucidi potremmo rischiare di finire nella loro rete, però ne parleremo più nel dettaglio in settimana. Vi ringrazio per avermi seguito, vi lascio il link passioninter.club per entrare a far parte della nostra grande community con i sostenitori da tutto il mondo, quindi ci vediamo su passioninter.club e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.